Barcellona-Inter, tutte le ultimissime notizie su questa partita, le probabili formazioni, gli aggiornamenti sugli infortunati, in particolare su Romelu Lukaku che fa discutere, sul quale si è soffermato anche Hakan Çalhanoğlu in un'intervista in queste ore, nella quale secondo me ha lanciato uno spunto di riflessione interessante. Lo ha sollevato durante questa intervista parlando proprio di Lukaku. Poi alcune notizie di mercato, tutto questo all'interno del nostro episodio di oggi, in cui riportiamo uno dei format più richiesti qui sui nostri canali quando i periodi sono così intensi e così pieni di notizie e non solo. Quindi andiamo a condensare in pochi minuti tutte le principali notizie del momento in casa Inter. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi subito al nostro canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e potete partecipare, potete commentare insieme a noi la diretta di Barcellona Inter sui nostri canali. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito, vi aspettiamo. A proposito di Barcellona Inter, andiamo subito alle notizie, facciamo un bel punto della situazione, perché siamo alla vigilia e il clima sta diventando clamorosamente rovente. Vi anticipo che nella live delle 19:30 e nella preview delle 12 nel giorno della partita vi porteremo poi ulteriori aggiornamenti con le conferenze stampa degli allenatori di Barcellona e di Inter. Alla conferenza di Inzaghi, tra l'altro, parteciperà anche il nostro Antonio Siracusano, che è volato a Barcellona, sarà in tribuna stampa per noi al Camp Nou, quindi ci darà tutte quante le notizie direttamente da Barcellona. Nel frattempo, vi dicevo, però il clima sta diventando veramente rovente, perché in casa Barcellona stanno caricando l'attesa sempre di più in ogni modo possibile praticamente. Siamo partiti dal pianto post partita di San Siro del tecnico Xavi dopo la gara e da lì in poi non ci si è più fermati, anzi, perché in campionato i tifosi hanno intonato cori contro l'Inter durante lo scorso weekend. Il presidente del Barcellona Laporta ha anche pubblicamente manifestato il proprio disappunto protestando per l'arbitraggio di San Siro. Sono intervenuti ex calciatori, i quotidiani vicini al Barcellona, non ne parliamo, hanno pubblicato ogni giorno approfondimenti, analisi sull'arbitraggio della partita di San Siro, hanno addirittura poi lanciato nuove teorie di complotto. Addirittura ne parlavamo nelle scorse ore, il quotidiano Sport nella sua versione online ha scritto che nello spogliatoio del Barcellona stanno dicendo che sono costretti a vincere tutte le prossime 3 partite di Champions League, perché temono che il Bayern Monaco lascerà vincere l'Inter all'ultima giornata del girone di Champions. Questo perché il Bayern sarebbe ancora arrabbiato per il caso Lewandowski della scorsa estate. Siamo veramente pazzesco. Il tutto mentre sui social la battaglia è infinita, i prezzi dei biglietti, c'è stata anche una polemica in queste ore perché molti tifosi stanno rivendendo i propri biglietti a dei prezzi altissimi, perché c'è una richiesta elevatissima. Ma anche il club, lo stesso Barcellona, sui propri social sta caricando sempre di più questa attesa, come se fosse praticamente una finale. Hanno annunciato tra l'altro, che nelle zone dedicate ai tifosi di casa del Camp Nou non saranno ammessi tifosi con stemmi dell'Inter. Un clima veramente pesante, sembra di rivivere un po' in casa Barcellona soprattutto quello che era il clima prima della semifinale del 2010, però appunto quella era una semifinale di Champions, questa è una gara della fase ai gironi, che però evidentemente per il Barcellona significa tutto, perché ovviamente se non vincono sono praticamente fuori, a meno di clamorosi colpi di scena in questo girone, e il Barcellona, dopo le tante vicissitudini, si gioca veramente tantissimo dal punto di vista sportivo ed economico in questa stagione. Per cui stanno mettendo tantissima pressione su questa partita. La pressione però, attenzione, perché è positiva, ma può anche portarti fuori giri e giocarti brutti scherzi. Quindi veniamo all'Inter e veniamo poi alle probabili formazioni di questa gara. Io chiedo 2 cose ai nostri ragazzi, alla nostra Inter. In primis, ovviamente, molto banale, di dare tutto per questa partita, perché ci teniamo tutti veramente tanto. Tanti tifosi del Real Madrid, tra l'altro, proprio visto questo clima del Barcellona, stanno spingendo molto al lato dell'Inter per questa sfida, quindi a maggior ragione noi dobbiamo dare tutto in questa gara, che può rappresentare un momento importantissimo all'interno della stagione. Ma poi aggiungo, seconda considerazione, provochiamolo questo Barcellona in questa gara. Andiamo in campo
concentrati, ovviamente tranquilli, però nel fare il nostro lavoro cerchiamo soprattutto di innervosirli ancora di più. Gettiamo l'esca e cerchiamo di farli abboccare perché, è una partita questa che si gioca proprio sui dettagli, e che si può portare a casa solamente ottimizzando al 100% tutte le strategie possibili a nostra disposizione. Quindi dico, cerchiamo di portarli ad innervosirsi ancora di più e veramente potrà succedere di tutto. A livello di formazione l'Inter, ha delle assenze di cui parliamo tra poco, sta lavorando in questo momento, in attesa poi magari che il mister sciolga, gli ultimi dubbi nelle prossime ore, ha 2 varianti. La prima è quella che ha fatto anche un po' discutere durante la scorsa live, ne abbiamo parlato, con un 3-5-1-1 che non cambia troppo, ma dà un'indicazione differente secondo me anche sul tipo di gara che si vorrebbe fare. Onana in porta, il ritorno di De Vrij con Skriniar e Bastoni a comporre la difesa, Dumfries molto probabile partente titolare sulla destra a differenza della gara di San Siro, a sinistra Di Marco in vantaggio su Gosens ancora una volta, al centro secondo questa prima variante appunto Barella con Çalhanoğlu in posizione di regista, Gagliardini e Mkhitaryan avanzato alle spalle di Lautaro Martinez come unica punta. Nell'allenamento però che si è svolto da Piano Gentile, aperto ai giornalisti, è stato provato anche il 3-5-2 più classico con Mkhitaryan spostato in mezzo al campo al posto di Gagliardini, quindi con Gagliardini in panchina e in attacco la coppia di fatto obbligata Dzeko-Lautaro Martinez. Sono 2 soluzioni che come dicevo danno delle indicazioni un po' diverse, anche se credo che in generale l'atteggiamento dell'Inter sarà comunque quello, a prescindere da chi scenderà in campo. Grande attenzione alla fase difensiva sicuramente, squadra compatta, stretta, che cercherà di non farsi diciamo attirare dal Barcellona, che cercherà di allargarci il più possibile sul Camp Nou enorme come Prato. È una squadra, un Inter pronta a ripartire, innescando magari soprattutto Dumfries, giocatore di grande gamba, e ovviamente Lautaro Martinez, che sarà il nostro terminale offensivo, il nostro punto di riferimento in fase di finalizzazione. Dal punto di vista tattico, ho parlato di Mkhitaryan, l'ho citato spesso in queste ore perché per me Mkhitaryan, potrebbe essere un giocatore importantissimo in questa gara. Perché? Perché ci sarà Lautaro Martinez, ovviamente la maggior parte dei riflettori sono puntati su Lautaro che arriva anche da questo periodo, senza gol che ci auguriamo possa sbloccare già in questa gara. Comunque con Lautaro Martinez in ogni caso, a prescindere se sarà 3-5-2 o 3-5-1-1, dovrà fare da terminale offensivo in fase finalizzativa. Quindi Mkhitaryan è avendo Lautaro spostato più avanti, l'unico giocatore tra centrocampo e tre quarti campo, secondo me, bravo ad andare a ricevere il pallone anche spalle alla porta, stoppare e saltare l'uomo per creare la superiorità numerica e per verticalizzare nello spazio con gli assist in profondità. Çalhanoğlu, per esempio, può farlo, ma nelle scelte, soprattutto spalle alla porta, è più conservativo. Mkhitaryan è un po' più abile in questo. In una partita come quella col Barcellona, che è una delle squadre che applicano il maggior pressing in Europa e che ci attaccherà moltissimo, soprattutto nella costruzione dal basso, Mkhitaryan può essere determinante in questo aspetto. Lo ha fatto, per esempio, col Sassuolo, innescando diverse volte azioni pericolose in questo modo qui. Quindi avere un Mkhitaryan, secondo me, un po' più dietro nel cerchio di centrocampo, attorno a quella zona lì, con la possibilità poi di servire uno tra Dzeko e Lautaro, mi piacerebbe molto come soluzione dal punto di vista offensivo. Allo stesso tempo, in fase difensiva, secondo me, con Mkhitaryan spostato lì, rischi di perdere qualcosa, soprattutto se gli spazi si cominciano ad allargare un pochino, e al Camp Nou questo è abbastanza facile, visto appunto il campo enorme, come dicevamo poco fa. Mkhitaryan rischia di andare un po' in difficoltà, un po' in sofferenza se viene messo in mezzo in uno spazio piuttosto ampio. Sarà però, come dicevo, secondo me un elemento importante dal punto di vista tattico per l'Inter, quindi vediamo dove verrà schierato dal mister e saremo curiosi. Il Barcellona invece, come detto, perde anche Kessie e Christensen rispetto alla gara dell'andata. Potrebbe esserci qualche sorpresa di formazione, come Piqué che torna dal primo minuto, scelta abbastanza obbligata al centro della difesa. Busquets potrebbe andare in panchina invece, così come Rafinha che non ha fatto benissimo a San Siro, quindi si scalda e si prepara Ansu Fati per completare l'attacco. Ne sapremo di più anche qui tra qualche ora.
Ricordo che la partita sarà visibile in esclusiva per chi ci segue dall'Italia su Amazon Prime Video, oltre ovviamente a poterla seguire con noi su Passione Inter sui nostri canali con la nostra live reaction. Detto della formazione, detto degli assenti del Barcellona, parliamo un attimo però di quelli dell'Inter, perché la situazione si sta facendo un po' delicata. Correa, Lukaku e Brozovic non sono stati convocati per la gara contro il Barcellona in quanto tutti e tre ai box. Lo sappiamo, Brozovic è quello più in ritardo di condizione, si parla di un recupero nel mirino la fine del mese di ottobre, ma anche qui attenzione perché c'è chi parla di un po' di prudenza in vista del mondiale, vedremo. Correa dovrebbe esserci già contro la Salernitana, mentre su Lukaku si sta accendendo ulteriormente del mistero perché era tornato a lavorare con il pallone nelle scorse ore, sembrava un segnale incoraggiante, si pensava anche lui di riaverlo a disposizione contro la Salernitana, ma c'è già chi comincia in queste ore a sussurrare che l'asticella potrebbe spostarsi ancora più avanti, addirittura alla settimana successiva contro la Fiorentina. Significherebbe addirittura 2 mesi dopo l'ultima gara giocata, quella contro la Lazio a fine agosto, terza giornata del campionato di Serie A, per un problema che non sembrava in realtà così grave. Quindi sarebbe veramente pesante far slittare ulteriormente il suo ritorno, tant'è che sottolineavo in apertura le parole di Cialanoglu, trovate l'intervista completa su passioneinter.com, potete recuperarla. Vi leggo però l'estratto in cui il centrocampista turco parla appunto di Lukaku e Cialanoglu dice: Gli ho già parlato", quindi Cialanoglu ha già parlato a Lukaku, "deve forzare un pochino. È normale che ci manchi un giocatore importante come lui, lavora bene tutto il giorno, fa il massimo, uno che tiene la palla con la sua forza sicuramente ci aiuta ad uscire meglio da dietro, con lui che tiene il pallone siamo più tranquilli". Quindi Cialanoglu dice: "Gli ho già parlato, deve forzare un pochino". Cialanoglu non ci gira mai troppo attorno, è uno che, mi sembra che, dica sempre delle cose molto, molto chiare, non le manda mai a dire. Comunque speriamo presto, speriamo in un rientro imminente di Lukaku perché ci serve, soprattutto con questa Inter più compatta, più bassa e pronta alla ripartenza. Chiudiamo questo episodio di oggi e poi ci rivediamo in live dalle 19:30 con alcune notizie velocissime di mercato. Stanno circolando in maniera sempre più insistente le voci su un possibile addio di Gosens già a gennaio. Diciamo subito che gli indizi inevitabilmente fanno pensare che sia uno scenario molto possibile perché Gosens non sta trovando spazio, è un oggetto misterioso all'Inter e l'Inter sta veramente sondando il mercato per un possibile nuovo innesto a sinistra già nel mercato di gennaio. Si sta parlando di Ben Sebaini, profilo che in estate sarà libero a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. È un nome che all'Inter piace, ma ci sono anche altri profili che l'Inter sta considerando. Trovate anche qui degli approfondimenti su passioneinter.com. Infine, nelle scorse ore sono tornati a galla ancora i soliti rumors su Skriniar, il PSG, in Spagna addirittura hanno rilanciato di nuovo anche un interesse del Barcellona. Per il momento in realtà non ci sono grosse novità, se non che tra questa settimana, quindi subito dopo la gara contro il Barcellona e al massimo la prossima settimana, è atteso un primo vertice tra l'Inter e l'entourage del giocatore e da lì poi ne sapremo di più sul futuro di Milan Skriniar. Incrociamo le dita, ovviamente, speriamo che vada tutto per il meglio per l'Inter. Queste sono le principali notizie del momento, come vi dicevo, quindi ci risentiamo alle 19:30 in live per gli aggiornamenti da Barcellona. Domani, giorno della partita, dalle 12 alle 13, la nostra preview consueta per preparare la gara e poi di nuovo dalle 19:45 per seguire la partita insieme. Vi aspetto nel club di Passione Inter, ovviamente, per sostenere il nostro progetto e per entrare a far parte della nostra community www.passioneinter.club. Per chi ci ascolta in podcast, poi vi lascio in descrizione il link per recuperare un altro approfondimento che vi consiglio di ascoltare prima della gara, mi raccomando, e per chi ci segue da YouTube invece ve lo lascio linkato qui, vi basta cliccare.